Benvenuti avventurieri! Oggi ci troviamo nel parco archeologico della Neapolis di Siracusa alla scoperta di uno dei luoghi più curiosi della Sicilia, l'Orecchio di Dionisio, una particolare cavità nella roccia dalla forma simile a un padiglione auricolare e dalle notevoli proprietà acustiche, la cui leggenda attrae ogni anno un gran numero di turisti da tutto il mondo. Ci vediamo dopo la sigla! La grotta artificiale in cui mi trovo fa parte degli scavi di una latomia. Le latomie sono cave di pietra che venivano utilizzate dagli antichi greci per estrarre il materiale necessario alla costruzione di templi, strade e strutture destinate alla difesa della città, al cui interno veniva impiegato il lavoro di numerosi schiavi, ma anche dei prigionieri di guerra, poiché evadere da queste prigioni di pietra, dalle pareti a picco, era praticamente impossibile. Suona come se si trattasse di lavori forzati, ma in realtà essere rinchiusi in una latomia equivaleva ad una terribile condanna a morte. I numerosi prigionieri lavoravano duramente con acqua e cibo limitati sotto le intemperie e con temperature gelide in inverno e torride in estate. Come se non bastasse, erano costretti a rimanere nello stesso spazio in cui si accumulavano bisogni fisiologici e cadaveri. Insomma, da questo carcere durissimo non si usciva neanche da morti. Siracusa conta moltissime latomie di varie dimensioni, da quelle dell'area archeologica sino alle molteplici sparse all'interno della città. Quella che stiamo visitando viene chiamata Latomia del Paradiso ed è la più grande del parco della Neapolis. Conoscendo quello che si è consumato in questa cava prigione, il nome Latomia del Paradiso suona alquanto ironico. In realtà si riferisce al fatto che nel tempo si è trasformata in un grande e lussureggiante giardino, un paradiso di limoni e aranci. Ed eccoci al cospetto del misterioso Orecchio di Dionisio, la grotta più famosa della Latomia del Paradiso. Alto fino a 23 metri e profondo 65, all'interno ha un andamento a S, con sinuose pareti che convergono verso l'alto, in un arco a sesto acuto, una forma che gli consente di amplificare i suoni fino a 16 volte. La denominazione Orecchio di Dionisio viene attribuita al famoso pittore Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Mentre si trovava in visita a Siracusa, non ebbe dubbi che questa grotta corrispondesse a quella di una famosa leggenda e coniò l'espressione prendendo spunto dalla particolare forma a orecchio d'asino. La leggenda in questione vuole che Dionisio, o Dionigi, uno dei numerosi tiranni che governarono Siracusa, facesse rinchiudere qui dentro i propri prigionieri, ben consapevole della particolarità acustica della grotta. Da un piccolo foro, o mettendosi in un certo punto del cunicolo, a seconda delle versioni, poteva così ascoltare senza essere visto i sussurri dei prigionieri. Servendosi di questo astuto stratagemma, Dionisio sarebbe riuscito a scongiurare attentati e colpi di Stato, perché se qualcuno diceva qualcosa di sconveniente o complottava, egli lo veniva a scoprire e lo faceva uccidere. Ma quindi, perché questa grotta è così diversa dalle altre? Ebbene, lo scavo iniziò dall'alto, procedendo lungo il tracciato serpeggiante di un acquedotto, e si allargò man mano che scendeva in profondità, seguendo l'andamento del filone di calcare. Gli operai avrebbero quindi ottenuto, per puro caso, nel tempo, questa straordinaria conformazione. Arrivati alla fine della grotta, potete provare i sorprendenti effetti sonori di amplificazione e eco in toni diversi di una canzone, come fanno molti turisti. Oppure potete provare a verificare voi stessi lo stratagemma di Dionisio, chiedendo ad alcuni amici di restare vicino all'ingresso per spiare le vostre conversazioni, mentre voi parlate a bassa voce qui sul fondo. Overwide.
L'orecchio di Dionisio è solo una delle meraviglie che si trovano all'interno del Parco archeologico della Neapolis, un'area naturale stracolma di reperti archeologici appartenenti a più epoche della storia siracusana, come ad esempio il teatro greco e l'anfiteatro romano, grazie alle quali il centro storico della città ha ricevuto il titolo di Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, insieme al sito della necropoli rupestre di Pantalica. Insomma, se venite a Siracusa, una visita a questo parco è una tappa obbligatoria. Ancora una cosa, forse prima di vedere questo video alcuni di voi non conoscevano l'orecchio di Dionisio, ma sono sicuro che anche chi non ne ha mai sentito parlare conosce l'espressione spada di Damocle, famoso modo di dire utilizzato per indicare un pericolo incombente o un pericolo di cui non si sa il momento esatto in cui possa concretizzarsi. Ecco, in realtà la leggenda che c'è dietro alla spada di Damocle c'entra molto più con Dionisio che con Damocle. Questo Damocle era praticamente un illustre sconosciuto. Damocle era semplicemente un membro della corte di Dionisio che ripeteva continuamente che suo padrone fosse una persona estremamente fortunata, perché disponeva di un grande potere e di una grande autorità. E dai una volta, e dai due, e dai tre. E alla fine Dionisio gli propose di prendere il suo posto per un giorno, in modo da poter assaporare tale fortuna. E Damocle, ovviamente, accettò. La sera stessa si tenne un banchetto, durante il quale Damocle poté tastare con mano i piaceri dell'essere un uomo potente, circondato dal lusso, con cibi raffinati in tavola e la servitù pronta ad ogni suo cenno. Solamente al termine della cena, alzando distrattamente lo sguardo, Damocle nota con terrore che dritta dritta sopra la sua testa stava appesa una spada legata al soffitto solo con un esile crine di cavallo. Dionisio l'aveva fatta sospendere sul suo capo perché capisse che la sua condizione di tiranno lo esponeva continuamente a grandi minacce per la sua incolumità. Appena prese coscienza di questo, Damocle perse immediatamente ogni gusto per il lusso che lo circondava e chiese al tiranno di poter terminare lo scambio, non volendo più essere così fortunato. E anche per questo episodio è tutto. Se questi contenuti vi piacciono, mi raccomando, continuate a supportare il canale con mi piace, condivisioni e commenti. Soprattutto iscrivetevi se ancora non l'avete fatto per non perdere gli aggiornamenti. Alla prossima!